Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi perché abbiamo un argomento, diciamo, esplosivo da sviscerare. Preparatevi, perché stiamo per parlare di pettegolezzi, di scoop, di quelle notizie che fanno tremare il mondo dello spettacolo turco e, soprattutto, di uno dei triangoli più chiacchierati degli ultimi anni, Neslihan Atagul, Burak Özçivit, e le voci, le insinuazioni, le verità, o presunte tali, che li circondano. Sì, lo so. Forse pensavate che questa storia fosse ormai acqua passata, ma credetemi, le acque sono tutt'altro che calme. Negli ultimi tempi, sono emerse nuove dichiarazioni, nuovi indizi e, diciamocelo, nuove chiacchiere che ci costringono a riconsiderare tutto quello che pensavamo di sapere. Quindi, se siete amanti del gossip, se vi piacciono le storie di attori famosi e i retroscena del mondo dello spettacolo, se vi incuriosisce sapere cosa si nasconde dietro i sorrisi e le pose perfette sui red carpet, allora siete nel posto giusto. Prima di iniziare, però, un piccolo favore. Se vi piacciono i contenuti di questo tipo, se vi divertono i miei video e se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità del mondo dello spettacolo, vi invito a iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina. In questo modo non vi perderete nessun video e sarete i primi a sapere quando esce qualcosa di nuovo. E ora, bando alle ciance, e tuffiamoci a capofitto in questa storia. Partiamo dalle basi. Neslihan Atagul e Burak Özçivit, due nomi che risuonano forte nel panorama televisivo turco e non solo. Entrambi attori di talento, entrambi bellissimi, entrambi protagonisti di serie di successo che hanno fatto il giro del mondo. Burak, in particolare, è diventato un vero e proprio sex symbol grazie al suo ruolo in Kara Sevda, serie che ha spopolato anche in Italia. E Neslihan? Neslihan è una delle attrici più amate e rispettate, apprezzata per la sua bravura e per la sua bellezza naturale. Il punto cruciale di tutta questa storia, però, è Kara Sevda. Proprio sul set di questa serie, Burak Özçivit ha conosciuto e si è innamorato di Fahriye Evcen, diventando poi suo marito. Un amore da favola, un matrimonio da sogno, una famiglia apparentemente perfetta. Ma, c'è sempre un ma, no? Durante le riprese di Kara Sevda, infatti, Burak ha recitato al fianco di Neslihan Atagul. E qui iniziano i problemi, le voci, i pettegolezzi. Perché, diciamocelo, l'alchimia tra Burak e Neslihan era palpabile sullo schermo. I loro personaggi, Kemal e Nihan, erano innamorati pazzi l'uno dell'altra e questa passione, questa chimica, sembrava trasparire anche nella vita reale. Era qualcosa di più di una semplice bravura attoriale. Era come se il confine tra finzione e realtà si fosse fatto incredibilmente sottile. Ricordo ancora i commenti sui social media all'epoca, un'esplosione di fan che si chiedevano se quell'amore potesse esistere anche al di fuori del set. La loro chimica era così intensa che alimentava la fantasia di molti, creando un'onda di speculazioni che, col tempo, è diventata un vero e proprio tsunami mediatico. Ovviamente, parliamo di supposizioni, di voci di corridoio. Nessuno ha mai confermato ufficialmente una relazione tra Burak e Neslihan al di fuori del set. Ma i fan, si sa, hanno un occhio di lince e non si fanno sfuggire nulla. Sguardi, sorrisi, battute, piccoli gesti, tutto è stato analizzato, interpretato, ingigantito. Ogni intervista, ogni apparizione pubblica, ogni post sui social media veniva setacciato alla ricerca di indizi, di segnali nascosti che potessero confermare o smentire la presunta relazione. Era una vera e propria caccia al tesoro mediatica, con i fan che si trasformavano in detective improvvisati, pronti a scovare la verità dietro le apparenze. Le piattaforme online sono diventate il campo di battaglia di questa guerra del gossip, con hashtag dedicati e discussioni infinite che animavano le giornate, e le notti, di milioni di persone in tutto il mondo. E a rendere la situazione ancora più complicata c'è il fatto che Neslihan Atagul è sposata con Kadir Dulo, anche lui un attore molto famoso in Turchia. Kadir e Neslihan sono una coppia molto amata, sembrano inseparabili e sempre molto affiatati. La loro relazione era considerata un esempio di solidità e armonia nel caotico mondo dello spettacolo. Kadir, con il suo fascino discreto e il suo talento riconosciuto, sembrava l'uomo perfetto per Neslihan, un partner che la supportava e la amava incondizionatamente. Le loro foto insieme, sempre sorridenti e complici, contribuivano a creare un'immagine di coppia invidiabile. Un'oasi di felicità in un contesto spesso caratterizzato da scandali e tradimenti. Quindi,
Capite bene, la situazione è complessa. Un triangolo amoroso potenziale che coinvolgeva 3 figure di spicco del mondo dello spettacolo, con conseguenze potenzialmente devastanti per le loro vite personali e professionali. Era una miscela esplosiva di fama, passione e segreti, pronta a deflagrare in qualsiasi momento. Le voci di una presunta relazione tra Burak e Neslihan hanno iniziato a circolare con insistenza durante la messa in onda di Kara Sevda. I tabloid turchi si sono scatenati, pubblicando foto rubate, articoli scandalistici e interviste a presunti testimoni. Le edicole erano piene di riviste con titoli a 9 colonne che promettevano rivelazioni scottanti e scoop sensazionali. I giornalisti del gossip si sono trasformati in veri e propri stalker, pedinando i 3 attori giorno e notte, pronti a immortalare qualsiasi gesto sospetto o sguardo equivoco. La privacy dei protagonisti era ormai un lontano ricordo, sacrificata sull'altare dell'audience e del sensazionalismo. Fariye Evcen, comprensibilmente, non era affatto contenta di questa situazione. Si dice che ci siano state tensioni sul set, litigi furiosi e momenti di grande imbarazzo. Immaginate la pressione costante, il dover sorridere davanti alle telecamere mentre dentro di sé covava un mare di dubbi e incertezze. Era una prova durissima per Fariye, costretta a gestire la situazione sotto gli occhi indiscreti del pubblico e dei media. Addirittura, alcune fonti sostenevano che Fariye avesse proibito a Burak di frequentare Neslihan al di fuori del set e che avesse preteso che le scene tra Kemal e Niam fossero ridotte al minimo indispensabile. Ovviamente, queste sono solo voci, ma rendono bene l'idea del clima teso che si respirava. Era un'atmosfera pesante e carica di tensione, dove ogni parola e ogni gesto venivano interpretati e amplificati. La professionalità degli attori era messa a dura prova, costretti a lavorare in un ambiente ostile e pieno di insidie. Il set di Kara Sevda, da luogo di creatività e collaborazione, si era trasformato in un campo minato, dove un passo falso poteva scatenare una vera e propria guerra mediatica. Ma veniamo alle dichiarazioni shock di cui vi parlavo all'inizio. Negli ultimi tempi, infatti, sono emerse nuove testimonianze, nuove interviste e nuovi rumors che sembrano gettare una luce diversa su tutta la vicenda. Come un puzzle incompleto, ogni nuova informazione sembrava aggiungere un tassello, modificando leggermente la visione d'insieme, ma senza mai arrivare a fornire una soluzione definitiva. La verità, come spesso accade, sembrava sfuggire, nascondendosi dietro un velo di omertà e di convenienze. Innanzitutto, un ex membro della troupe di Kara Sevda ha rilasciato un'intervista anonima a un giornale turco. In questa intervista, questa persona ha affermato di aver assistito a momenti di grande intimità tra Burak e Neslihan, al di là di quanto richiesto dal copione. Ha parlato di sguardi complici, di risate condivise e di una chimica innegabile. Era una testimonianza che, se confermata, avrebbe potuto scatenare un vero e proprio terremoto nel mondo dello spettacolo turco. Un insider che decide di rompere il silenzio, rivelando dettagli inediti e compromettenti. L'anonimato, ovviamente, sollevava dubbi sulla veridicità delle affermazioni, ma il solo fatto che qualcuno avesse deciso di parlare, anche se in forma anonima, aveva riacceso la speranza dei fan più accaniti di scoprire la verità. Certo, si tratta di una testimonianza anonima, quindi va presa con le pinze. Ma il fatto che qualcuno, anche se in forma anonima, abbia deciso di parlare, ha riacceso la curiosità e le speculazioni. Ha dato nuova linfa alle teorie più audaci, alimentando il fuoco del gossip e riaprendo vecchie ferite. I social media sono stati invasi da commenti e discussioni, con i fan che si sono divisi tra scettici e credenti, pronti a difendere le proprie posizioni a spada tratta. L'effetto domino di questa rivelazione anonima è stato immediato e dirompente, dimostrando quanto questa storia fosse ancora viva e presente nell'immaginario collettivo. Inoltre, di recente è circolata una vecchia intervista di Neslihan Atagul in cui l'attrice parlava del suo rapporto con Burak Özçivit. In questa intervista, Neslihan diceva di stimare molto Burak come attore e come persona, ma sottolineava anche che tra loro c'era solo un rapporto di amicizia e di collaborazione professionale. Era una dichiarazione di facciata, un tentativo di smorzare le voci e di proteggere la sua immagine pubblica. Ma, come spesso accade, i dettagli non detti e le espressioni del viso hanno tradito le sue reali emozioni. Fin qui, nulla di strano. Se non fosse che, in alcuni passaggi dell'intervista, Neslihan sembrava un po' a disagio, quasi come se stesse cercando di nascondere qualcosa.
Alcuni fan hanno interpretato queste sue parole come una conferma indiretta di una relazione segreta. Altri, invece, hanno pensato che Neslihan stesse semplicemente cercando di proteggere la sua privacy e il suo matrimonio. Era un'interpretazione soggettiva, basata su sensazioni e supposizioni, ma che rifletteva la profonda incertezza e la mancanza di certezze che caratterizzavano questa vicenda. E poi c'è il capitolo Farie e voci. Anche Farie, ovviamente, è stata spesso interpellata sulla questione. In diverse interviste, l'attrice ha sempre negato qualsiasi problema con Neslihan, definendo le voci di gelosia e di rivalità come semplici illazioni senza fondamento. Ha sempre cercato di mostrare un'immagine di forza e sicurezza, smentendo categoricamente qualsiasi insinuazione e difendendo a spada tratta il suo matrimonio. Tuttavia, alcuni comportamenti di Farie sui social media hanno fatto pensare il contrario. Ad esempio, in diverse occasioni Farie ha smesso di seguire Neslihan su Instagram, per poi ricominciare a seguirla qualche tempo dopo. Un comportamento strano, che ha alimentato ulteriormente i pettegolezzi. Era un segnale contraddittorio, un'altalena di emozioni che rivelava una profonda fragilità e un'incertezza di fondo. I social media, da vetrina patinata, si sono trasformati in uno specchio impietoso, riflettendo le tensioni e i dubbi che turbavano la sua vita privata. E poi c'è un altro dettaglio interessante. Dopo la fine di Kara Sevda, Burak e Neslihan non hanno più lavorato insieme. Anzi, sembra che abbiano evitato accuratamente di incrociarsi in eventi pubblici e occasioni mondane. Un caso? Forse. Ma molti lo interpretano come un segnale che tra i due c'è stata qualcosa di più di una semplice amicizia. Era una strategia di allontanamento, un tentativo di dimenticare e di voltare pagina. O forse la consapevolezza di aver varcato un confine pericoloso e la necessità di proteggere i rispettivi matrimoni. Insomma, la situazione è tutt'altro che chiara. Non ci sono prove concrete di una relazione tra Burak e Neslihan, ma ci sono tanti indizi, tante voci e tanti comportamenti ambigui che lasciano spazio a dubbi e speculazioni. È un labirinto di mezze verità e silenzi eloquenti, dove è difficile orientarsi e distinguere la realtà dalla finzione. Quello che è certo è che questa storia ha avuto un impatto significativo sulla vita di tutti e tre i protagonisti. Burak Oshivit e Farie Evcen hanno dovuto affrontare continue domande e insinuazioni sulla loro relazione. Neslihan Atagul e Kadir Dulu hanno dovuto difendere il loro matrimonio dalle voci e dai pettegolezzi. È una ferita che si è rimarginata solo superficialmente, lasciando cicatrici profonde e un'ombra di sospetto che continua a perseguitarli. E i fan? Beh, i fan si sono divisi in due fazioni. Quelli che credono fermamente nella storia d'amore segreta tra Burak e Neslihan e quelli che invece difendono a spada tratta la fedeltà di entrambi i partner. Era una vera e propria guerra di religione, con accuse reciproche e difese accanite. I social media, ancora una volta, si sono trasformati in un'arena dove si consumavano scontri verbali e si alimentavano teorie complottiste. Quindi, alla fine, qual è la verità? Difficile dirlo con certezza. Probabilmente, la verità è qualcosa di più complesso e sfumato di quello che si legge sui giornali e sui social media. Forse tra Burak e Neslihan c'è stata solo una forte intesa professionale, un'alchimia speciale che ha reso le loro interpretazioni così intense e credibili. Forse c'è stato qualcosa di più, un'attrazione reciproca che non è mai sfociata in una vera e propria relazione. Oppure, forse, c'è stata una vera e propria storia d'amore, tenuta segreta per proteggere i rispettivi matrimoni. Non lo sapremo mai con certezza. Ma una cosa è sicura, questa storia continuerà a far parlare di sé ancora a lungo. È un enigma irrisolto, un mistero che continuerà ad alimentare la curiosità e la fantasia dei fan, trasformandosi in una leggenda metropolitana del mondo dello spettacolo turco. Bene, amici, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto questo viaggio nel mondo del gossip e delle star turche. Abbiamo ripercorso le tappe principali di questa storia intricata, analizzato le voci, le dichiarazioni e i comportamenti dei protagonisti. Abbiamo cercato di capire cosa si nasconde dietro i sorrisi e le pose perfette sui red carpet. Vi ringrazio di cuore per avermi fatto compagnia e per aver seguito questo video fino alla fine. Spero che vi siate divertiti e che abbiate trovato questo contenuto interessante e informativo. Ora, tocca a voi. Voglio sapere cosa ne pensate di questa storia. Credete che ci sia stata una relazione segreta tra Burak e Neslihan? Oppure pensate che si tratti solo di pettegolezzi infondati? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione.
Sono curioso di sapere cosa ne pensate. E, naturalmente, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, a condividerlo con i vostri amici e a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. In questo modo mi sosterrete e mi darete la carica per creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti per voi. Grazie ancora per aver guardato il video e alla prossima. Ciao!